Trieste è contraddistinta da due elementi naturali iconici. Il primo è il Carso, che costituisce un territorio unico per la sua conformazione. Un altopiano roccioso calcareo che si estende lungo tutto il confine orientale del Friuli Venezia Giulia, caratterizzato da un gran numero di doline, grotte, sentieri scavati tra le pietre modellate dal vento e dalla pioggia, e falesie che si gettano a strapiombo nelle acque del mare Adriatico. Mentre nel secolo scorso è stato strategico teatro di violente battaglie durante i due conflitti mondiali, oggi è una meta imperdibile per sportivi e naturalisti. Ma la cosmogonia di questo territorio si spinge molto più indietro e, come spesso accade, tratta dello scontro di due forze opposte. La leggenda vuole che al termine della creazione del mondo, Dio si accorse di aver posizionato pietre anche nelle pianure fertili e rigogliose, rendendo così difficile all'uomo coltivarle. Incaricò allora l'arcangelo Gabriele di raccogliere tutte quelle in eccesso e di gettarle nel mare Adriatico. L'arcangelo realizzò subito che il lavoro sarebbe stato gravoso, ma non si perse d'animo. Prese un sacco molto capiente e si mise al lavoro, non accorgendosi però di essere spiato dal diavolo, incuriosito da tanta solerzia. Durante uno dei passaggi sull'altopiano, quest'ultimo tagliò di netto il sacco sulle spalle dell'arcangelo per rubarne il contenuto che immaginava prezioso. Così tutte le pietre ricoprirono completamente il territorio sottostante. A poco valse inseguire il malfattore, ma Dio, impietosito dagli abitanti del Carso, fece nascere su quel terreno pietroso una pianta preziosa, la vite. Il secondo elemento naturale distintivo è la bora, il vento freddo che soffia da nord-est verso il mare. Le raffiche in alcuni periodi dell'anno superano i 100 km/h. Anche in questo caso una leggenda ne racconta la genesi, legandola ancora di più al territorio. Eolo, dio dei venti, viaggiava per il mondo con i suoi figli e le sue figlie. Tra di essi c'era anche Bora, la sua preferita. Giunti su un verde altopiano a picco sul mare, Bora ne approfittò per riposarsi e giocare con le nuvole. Quando, spinta dalla curiosità, entrò nella caverna dove riposava l'eroe Tergesteo, uno degli argonauti che aveva compiuto l'impresa del Vello d'Oro. Fu amore a prima vista. Per 7 giorni i due vissero nella grotta, travolti dalla passione. Eolo, accortosi della sparizione della sua figlia prediletta, la cercò in lungo e in largo, fino a che la trovò tra le braccia di Tergesteo. Colmo di rabbia, il dio scagliò con tale violenza l'eroe contro le pareti della grotta che Tergesteo morì sul colpo. Bora, disperata per la perdita, decise di non continuare il viaggio con il padre e ogni lacrima da lei versata si tramutò in pietra, creando così l'altopiano carsico. Anche il mare rimase colpito da quel profondo dolore e ricoprì il corpo dell'eroe con conchiglie, stelle marine e alghe. Con il tempo, i sedimenti depositati formarono una dolce collina, sulla quale venne poi fondata una città che prese il nome di Tergeste, l'antico nome di Trieste. Ancora oggi Bora rivive ogni anno per 7 giorni quel tumultuoso amore, soffiando forte, e diviene chiara, cioè senza nuvole, ricordando l'abbraccio passionale di Tergesteo. Oscura, con nuvole buie e piogge intense, ricordando la perdita dell'amato.